Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, come vi avevo promesso, accennato, oggi non faremo una semplice previsione di luglio 2026. Forse questa sarà una delle cose più importanti che ascolterai in questi giorni, perché oggi il nostro obiettivo non è tanto indovinare il futuro, ma il nostro obiettivo oggi è risvegliare la tua capacità veggente. Eh sì, perché tutti ce l'abbiamo, no? E nello yoga sciamanico noi impariamo una cosa straordinaria, che il destino non è una condanna, eccetera, e il futuro non è una strada già scritta. Quindi noi possediamo una facoltà molto antica, tutti noi. Abbiamo una facoltà che tutti gli esseri umani hanno sempre avuto. Qual è? La capacità di vedere, la capacità di intuire, la capacità di sentire. Ed è proprio su questo che volge sempre tutto il mio lavoro, per farvi diventare maghi, sciamani, che voi già siete. Quindi la facoltà antica che noi abbiamo è quella proprio di cooperare con le forze che stanno già cercando di manifestarsi nella nostra vita. Quindi oggi non ti chiederò di credere a me o qualcun altro, no, ma ti permetterò proprio di sperimentarlo, perché ognuno di noi possiede una funzione veggente, cioè che è una capacità naturale proprio di entrare in relazione con il proprio destino. E quando questa capacità si risveglia, smettiamo di essere spettatori della nostra vita e diventiamo co-creatori. Direi meglio, smettiamo di essere vittime e diventiamo co-creatori. Quindi impariamo a cooperare con gli dei. Quindi quello che faremo oggi non è una semplice previsione, ma è molto di più. È proprio un allenamento della tua capacità di vedere, perché il futuro non è qualcosa di lontano, cioè il futuro sta già cercando di incontrarti, è qui. E oggi impareremo proprio a collaborare con questo futuro. Perché la veggenza non è il potere di sapere cosa accadrà, ma piuttosto è l'arte di riconoscere ciò che desidera nascere attraverso di te. Mi spiego? E voglio fare nel frattempo una precisazione importante per le mie sciamane e i miei sciamani. Allora, quando parliamo di portali, sai il portale, ecco, non stiamo parlando di date magiche in particolare, ma stiamo parlando di stati di coscienza interni tuoi che si attivano in noi e nella forma in cui si attivano tali stati di coscienza interni sono in relazione con l'evoluzione che l'anima del mondo sta attraversando, sta compiendo. Hillman la chiamava l'anima del mondo, ma è la Kasha, l'etere, Dio, come vi ho spiegato nel video sulla Kasha, no? Perché noi siamo il tutto nella parte e la parte nel tutto, cioè l'uno nella molteplicità e la molteplicità nell'uno. Quello che l'anima del mondo, insomma, evolve, sperimenta, noi lo sperimentiamo e lo evolviamo a mezzo degli strumenti di consapevolezza che abbiamo. E soprattutto gli strumenti di consapevolezza che riceviamo mentre attraversiamo un certo tipo di esperienza. Nello yoga sciamanico il tempo non è una linea retta, lo sappiamo bene. Una linea retta, sai, che ci trascina verso il futuro. No, il tempo è una relazione. Il tempo è come noi siamo in relazione con le cose. Il tempo è come noi siamo in relazione con gli eventi. Il tempo è come noi siamo in relazione con le forze della natura, con gli dei, con le persone. Quindi potremmo dire che il tempo, questo ve l'ho spiegato bene sul video Che cos'è la mente, ma ve lo traduco sinteticamente qua. Il tempo è piuttosto quanto tempo ci vuole a darci all'amore, a offrirci, a compiere il nostro sacrum facere, a consegnarci alla vita. E questo tempo è diverso per ciascuno di noi. Cioè, può essere un istante, può essere un giorno, può essere un mese, può essere un anno, può essere 10 anni. Cioè, la domanda non è quando accadrà, la domanda è
quanto tempo ci metterò a darmi all'amore, a darmi alla vita, a darmi agli eventi? Quanta fede ho? Perché? Perché il tempo lineare è il più grande inganno o trucco che la mente ha creato. Allora, ci sono i due tempi, no? Il tempo della mente, che esiste solo nella mappa mentale, e il tempo dell'anima, quello vero. Cioè il tempo della mente ti dice quando succederà e perché non è ancora arrivato e quanto manca e perché a me no. Il tempo dell'anima ti dice cosa desidera maturare, a quale evento sono chiamata a offrirmi, quale Dio mi sta venendo incontro, quanto tempo mi serve per dire di sì all'amore, alla vita. Cioè il tempo non è il tempo che manca alla realizzazione del tuo desiderio. Il tempo è il tempo che ti serve per diventare disponibile all'amore di cui il tuo desiderio è il pretesto, è il motore, è la bussola. Allora, ora dobbiamo entrare in una comprensione fondamentale. La mente crea la sensazione del tempo lineare, che è passato, presente e futuro. Ma questa linearità non è una verità, è una costruzione, una sorta di strategia di sopravvivenza da parte della mente. Perché la mente la crea questa sensazione per preservarsi, per non dissolversi, per non essere travolta dall'intensità dell'esperienza emotiva, per non svanire, per non morire. Perché la mente non può reggere il pathos dell'emozione, è tutto emozione la nostra vita. Non può reggere l'intensità emotiva. E allora che cosa fa? Diluisce l'emozione nel tempo, crea la distanza, crea il prima e il dopo, crea la storia. Ma questo è un trucco completamente percettivo, c'è proprio un modo per evitare l'impatto diretto con il reale. Il reale è l'emozione. L'anima non vive nel tempo lineare, l'anima è pathos, l'anima è emozione viva, l'anima è intensità, è presenza. E il pathos è il linguaggio attraverso cui la vita tenta proprio di ritrovare se stessa. È lo strumento attraverso cui psiche tenta di tornare ad amore, di ritrovare amore. Vi ricordate il mito di amore e psiche? L'ho spiegato benissimo sul podcast della mente. Ed è qui che avviene il passaggio fondamentale, cioè quando la mente non riesce più a contenere l'intensità emotiva, interviene una scelta. Possiamo continuare a diluire l'emozione nel tempo, oppure possiamo attraversarla. Perché l'emozione è un Dio, ogni emozione forte è un portale che tende a spaccare la diga della mente. Cioè, qual è l'emozione che stai sentendo più intensamente in questo momento? Che cos'è la rabbia, la tristezza, l'abbandono, la vergogna, l'impulso, il vuoto, l'impotenza? Allora, in questo preciso istante non sei davanti a un problema. Sei davanti a una presenza divina, perché le emozioni sono degli dei che bussano alla tua coscienza. E allora che fa la mente? La mente, per proteggersi, evita fortemente questo incontro, analizzando, allora diminuendo la percezione dell'incontro con l'emozione, qualsiasi essa sia, oppure distraendosi. Ma la via dello yoga sciamanico, della verità, del reale, è tutto diversa. Devi entrare, devi sentire tutto, devi attraversare il sottosuolo dell'emozione, ma non per subirla, per allearti ad essa, per non subirla più e diventarne co-creatori. Ogni emozione genera gli eventi, o se vogliamo, gli eventi sono determinati dall'emozione che si deve manifestare prima. Quindi tu manifesti le cose a mezzo dell'emozione che senti, e se tu non ti allei a delle emozioni ctoni sotterranee, manifesti sempre le stesse schifezze, scusate il termine, ma è questo. Quindi ogni emozione che non viene riconosciuta, alleata, diventa un destino che si ripete. Invece ogni emozione accolta diventa libertà di co-creare il tuo destino.
come vi ho spiegato anche nel mito di Acrisio, no? Quando vi ho spiegato destino libero arbitrio. Allora, quando non eviti più il pathos, quando non lo diluisci più nel tempo, quando lo attraversi completamente, la mente perde il suo potere di controllo e in quello spazio emerge qualcosa di enorme. Consapevolezza, idee, genialità, presenza, visione. Quello è lo stato d'estasi, lo stato sciamanico, la realizzazione. Allora la domanda cambia radicalmente, cioè non è più quanto tempo ci vuole a quella cosa, ma diventa quanto tempo ci metti a darti all'emozione, quanto tempo ci metti a darti all'amore, quanto tempo ci metti a darti ad avere fede nella vita, agli eventi che sono già amore nella forma, perché il tempo è il tempo che serve alla tua mente per smettere di resistere all'intensità del reale, ok? Gli eventi non sono ostacoli, sono portatori di emozioni, sono messaggeri, sono degli dei in forma esperienziale e ogni evento chiede una sola cosa. Quanto tempo ci metti a non fuggire? Quanto tempo ci metti a entrare? Quanto tempo ci metti a offrirti? Resa attiva. La resa, la fede che non è rassegnazione, è tutto l'opposto, è un atto di potere. È un dire mi offro alla vita, attraversami, mostrami ciò che vuole nascere attraverso di me. Ed è in questo momento, quando tu ti offri, quando stai nell'emozione pazzesca, profondissima, che la mente si dissolve, anche fosse per una frazione di secondo. La mente si dissolve e nasce la cooperazione con gli dei. La resa attiva è la fede e la collaborazione e dire alla vita mi do, mi offro, cammina attraverso di me, non ti ostacolo più, mostrami quale parte di me desidera nascere. Ed ecco che quando ci arrendiamo in questo modo, mica perdiamo potere, come invece la mente razionale vuole farti credere in questa cultura così orientata alla fretta, al progresso, al correre, ma tu lo prendi il potere. Ricordate la grande formula psichica? Sono potente perché sono paziente, perché smettiamo di sprecare energia nel controllo e iniziamo a cooperare con gli dei, realizzando i nostri veri obiettivi. Allora, oggi estrarremo degli arcani maggiori, che saranno 3 archetipi che ci guideranno. Poi andremo a fare la visualizzazione immaginale, dove ti chiedo di non capire niente, non devi capire niente, devi solo fare l'esperienza, ok? E allora andiamo a farvi diventare, anzi resuscitare veggenti, sciamani e sciamane. Allora, ragazzi miei ragazzi, ho scelto 3 archetipi della soglia, archetipi potentissimi. Abbiamo come prima carta la ruota, come seconda carta abbiamo la forza e come terza carta abbiamo il nostro amato matto. Allora, la ruota andrà a indicarci quale ciclo desidera terminare nella tua vita. La forza, quale paura desidera diventare tua alleata, e il matto andremo a vedere dove sei chiamata o chiamato a compiere un atto di fiducia. Ok? In questo modo voi riuscite ad accedere a quella veggenza che solo uno sciamano, una sciamana possiede e cooperare con il vostro destino. Allora, ragazze mie, ragazzi, vi chiedo di prendere una candela. Quello che faremo adesso poi è necessario che voi lo facciate per 7 giorni consecutivi, durante il mese di luglio, basta una settimana intera, va bene? Anche adesso che stiamo pubblicando questo video, lo potete fare per 7 giorni per luglio, va bene? Quindi vi chiedo di accendere una candela che adesso vi guiderò in una brevissima visualizzazione del vostro destino, del vostro futuro, in modo tale da andare a cooperare con gli dei. E dopo di questo vi farò scrivere le 3 domande corrispondenti ai 3 archetipi vivi.
Ragazze mie e ragazzi, riguardando il video mi sono dimenticata di dirvi una cosa. Al termine di questa prima meditazione visualizzazione, che va fatta il primo giorno che volete iniziare il rituale, al termine di tutto il podcast vi metto l'altra visualizzazione, meditazione da fare dal secondo giorno fino al settimo, va bene? Così la facciamo insieme. Poi per quanto riguarda la candela, potete anche spegnerla con un ditale, non soffiate mai sulla candela, spegnetela sempre con un ditale, con le dita, se non vi bruciate. Mi raccomando, non fatevi male. Anche con un'altra candela potete spegnerla e potete usare sempre la stessa se avete il candelotto, ok? Altrimenti lasciate che si bruci da sola la candela e faccia il suo corso, d'accordo? Ragazze mie ragazzi, non cercate di capire, non cercate di capire niente per il momento e non scrivete nulla, ok? Fate solo l'esperienza, cioè lasciate che le immagini mentre vi guido si manifestino spontaneamente e le domande arriveranno dopo, va bene? Allora, accendiamo la candela insieme. Ok. E adesso ti guido in una meditazione. Ti chiedo di metterti a gambe incrociate, dritta, posizione meditativa, gambe incrociate, posizione del loto, oppure seduta o seduto sulla sedia, posizione del faraone. L'importante è che la schiena sia ben dritta, va bene? Puoi mettere anche la mano destra sopra la mano sinistra, le punte dei pollici che si toccano e poggiarle sul ventre, ok? E adesso, senza il video, ti guido in una meditazione, visualizzazione del tuo destino. Allora, ti chiedo di chiudere gli occhi e di respirare dolcemente dal naso. L'aria entra ed esce dal naso, spontaneamente. L'aria entra e esce dal naso, dai cancelli del respiro. Ora immagina di camminare lungo un sentiero. Cammina lungo questo sentiero. In lontananza compare una grande porta dorata. Avvicinati alla porta. Sulla porta c'è una scritta: luglio 2026. Osserva la porta. Questa grande porta dorata. Non sei qui per controllare il futuro. Non sei qui per ottenere qualcosa. Stai entrando nel tempo dell'anima. Avvicinati lentamente. Appoggia una mano sulla porta e quando sei pronto, aprila. Non decidere cosa troverai. Lascia che sia il luogo a mostrarsi. Osserva. Cos'è che appare spontaneamente? Cosa vedi? Una figura? Un animale? Un paesaggio? Una luce?
una presenza, forse un'immagine del tuo passato, forse un dio, forse una dea, forse il tuo amante mistico, o forse solo una sensazione, oppure nulla di tutto questo. Qualunque cosa arrivi va bene così, non forzare, va bene così, non interpretarla, osservala soltanto. Se magari è solo una sensazione, percepiscila, osservala o percepiscila soltanto. Adesso avvicinati, lascia che questa presenza ti guardi. Non avere fretta di capire. Fai una sola domanda, che sia un'immagine, che sia una presenza, che sia una sensazione. Fai questa sola domanda. Quale dono stai venendo a consegnarmi? Non aspettare una frase, perché il dono potrebbe arrivare come un'immagine, un'altra immagine, o come una parola, o un ricordo, oppure un'altra sensazione, oppure una commozione, oppure una dolce tristezza, oppure un senso di pace. Accogli tutto, tutto. Quando senti di aver concluso questo spazio, porta le mani giunte in preghiera davanti al torace, ringrazia l'emozione, dicendo: ti benedico, ti amo, ho fede in te. E il primo rituale si è concluso. E adesso, ragazze e miei ragazzi, riaprite gli occhi, prendete un quaderno o il vostro quaderno rituale, se state facendo con me il viaggio erotico negli arcani, anche il vostro quaderno dove state facendo il viaggio insieme a me. Evitate di analizzare, d'accordo? Evitate di analizzare. Scrivete adesso quello che è emerso attraverso queste 3 domande che adesso vi faccio. Quale ciclo desidera terminare nella mia vita? Punto di domanda. Quale emozione si è manifestata dietro la porta di luglio, che ha necessità del tuo darti, del tuo offrirti, del tuo coraggio di aprirti alla vita? Per esempio, se fosse una divinità, no? Se fosse una divinità, quale nome le daresti? Puoi anche inventare, che non è inventare, lasciati ispirare creativamente. E poi, quale piccolo gesto concreto compirò nei prossimi 7 giorni per permettere a questa forza di manifestarsi nella mia vita? Quale? Non cercate adesso di fare imprese straordinarie, no, nessuna impresa straordinaria, perché l'anima parla per piccoli gesti, serve un gesto, anche accendere la candela stessa. E questo è un rito, questi sono i riti, i gesti simbolici che all'anima servono per cooperare con lei, no? L'anima non ti chiede eroismo, ti chiede continuità. Le emozioni sono ctonie, no? Sono sotterranee, quindi
Se dietro a quella porta, per esempio, avete incontrato la malinconia, la nostalgia, la vulnerabilità, la dolce tristezza o la stanchezza o anche un senso di abbandono, cioè non siete davanti a un problema da risolvere. Siete davanti a una forza che desidera cooperare con te, è lì per te. E nello yoga sciamanico noi le emozioni mica le combattiamo, noi e non ne diventiamo vittime, quando le combatti che diventi vittima, ma cooperiamo con le emozioni, con esse, no? Perché? Perché ogni emozione è una forma attraverso cui un Dio viene incontro a noi. E quando ci alleiamo con questa presenza, smettiamo finalmente di vivere il destino come qualcosa che ci accade e iniziamo a partecipare alla sua creazione. E l'autopotenziamento viene proprio da qui, lo sapete benissimo ormai, no? Non dal controllo, l'autopotenziamento non viene dal controllo, ma dalla collaborazione. L'immagine non è... cioè l'immagine è una presenza viva e una presenza viva non è mai uguale a se stessa, quindi cioè, se si producesse sempre la stessa emozione è come se probabilmente stiamo entrando nell'interpretazione mentale, cioè quello che vi chiedo è non cercate di fissare il significato dell'immagine che vi è apparsa, che avete incontrato, non lo fissate perché non state incontrando un simbolo da decifrare. State incontrando un'emozione viva, perché è possibile che davanti a un'immagine, quello che avete visto dietro quella porta, è possibile che non sia la stessa poi il giorno dopo quando lo fate. E anche l'emozione stessa rispetto a quell'immagine cambia. Non analizzate, ragazze e miei ragazzi, per favore, fatevi guidare dal vostro maestro che è quello che vi mostra l'immagine, ok? Allora, come rituale, ogni giorno, magari alla stessa ora, va bene? Per 5 minuti, 10 minuti, quello che sentite, riaccendete la candela. La candela serve proprio a onorare la presenza che hai incontrato, è già il rito, serve a celebrare insieme. Poi vi mettete a mani giunte, e dite: mi apro all'amore che desidera vivere attraverso di me. Lascia che ritorni spontaneamente. Magari ritornerà un'altra immagine diversa, ok? Lascia che torni spontaneamente. Puoi anche, perché a me succedeva che tornavano immagini diverse, legate magari alla stessa emozione, ok? E pronuncia: ti accolgo, ti riconosco, cammina con me, aiutami a incarnare la mia missione. Ed è proprio qua che viene la parte più bella, perché da questo momento in poi tu stai co-creando, cioè tu stai co-creando, non ti stai opponendo a quello che il tuo destino ha già previsto e quindi gli effetti del tuo destino saranno diversi, meravigliosi, no? È qui che avviene la differenza. Se per esempio, che ne so, hai incontrato la malinconia, siate creative e creativi, ok? Se avete incontrato la malinconia, per esempio, scrivete una lettera che non invierete mai, anche 3 frasi. Oppure sedetevi 10 minuti in silenzio senza distrarti, magari fate la piccola meditazione sul silenzio dell'arcano della papessa che vi ho messo già sul canale, il viaggio erotico negli arcani, cioè dicendo proprio a te stesso o a te stesso: riconosco la mia profondità e non la fuggo, la incarno, ok? Se per esempio avete incontrato l'abbandono, magari appoggiate la mano sul cuore, fate questo gesto, è importante che facciate i gesti rituali, i mudra, no? Appoggiate una mano sul cuore con profondo rispetto e reverenza per l'emozione e dite: resto con me, ti accolgo, ti includo, uketamo. Oppure concediti un momento di cura per te stessa, anche fatti una doccia, mettiti una crema naturale sul corpo. Dovete fare dei gesti in onore di questo. Che ne so, se avete incontrato la rabbia, che è il mio dio Ares preferito, danzate, fatevi la danza del piacere che trovate sul canale, oppure mettetevi
Solar, il pezzo creato da mio fratello che è proprio elettronica sciamanica, o una musica che vi piace e danzate 5 minuti. Oppure camminate velocemente nella natura, nel parco, cioè muovi il corpo. E la frase da portare con te è questa: la mia forza non distrugge, trasforma, potenzia, d'accordo? Se siete stanchi invece, se avete incontrato per esempio la stanchezza, concediti il permesso di fermarti, cioè per 10 minuti non fare nulla. Stai semplicemente sulla sedia, sul divano, sulla poltrona e concentra l'attenzione sul respiro. Non fare niente, dicendo: il mio corpo è il mio maestro, ho fede in te. Il mio corpo è sacro, il mio corpo è mio maestro, ho fede in te. Potresti aver incontrato qualsiasi tipo di emozione in questo momento, anche la vergogna, no? Anche la vergogna, ecco, come gesto per onorare la dea della vergogna, magari scrivi sul tuo quaderno una qualità che hai sempre nascosto e leggila ad alta voce. E dopo che leggi quella qualità, di a te stessa o a te stesso: mi permetto di esistere, mi permetto di esistere. Cioè dovete essere creativi, dovete fare dei gesti, no? Adesso vi sto nominando alcune delle emozioni che potrete incontrare, anche la nostalgia. Anche la nostalgia. Potresti recuperare una foto, se hai incontrato la nostalgia, una canzone o un ricordo. E ringrazia il ricordo, ringrazia la fotografia, ringrazia la canzone. E poi lascialo andare dicendo: Sabbe, Satta, Sukhi, Hontu, ti porto nel cuore e continuo il mio cammino. Sabbe, Satta, Sukhi, Hontu. E in questo modo sciogli l'energia di attaccamento legato a quello e avviene l'autopotenziamento. Se invece hai incontrato, che ne so, energia di coraggio, no? Allora compi una piccola azione che stai rimandando. E la frase da dire è questa: devi invocare il Dio Pan. Dio Pan, aiutami ad osare, ho fede in te, mi muovo anche tremando. Allora, ragazze e miei ragazzi, non cercate di fissare il significato dell'immagine che avete incontrato, cioè non state incontrando un simbolo da decifrare, state entrando in relazione con una presenza viva che sta là da tante vite e vuole che tu faccia un rituale con essa, entri in relazione con essa, no? E questa presenza viva cambia. Per esempio, può mostrarti tristezza il primo giorno, gioia il secondo, tenerezza il terzo. Non vi fissate da riprodurre la stessa immagine, lasciate che accada, no? Anche rabbia può mostrarti, dopo che mostra gioia, anche rabbia, no? È normale così. Cioè non correggete questa trasformazione, ma piuttosto accompagnatela. Cioè si segue la presenza, la presenza resta e l'emozione può cambiare. C'è questa distinzione molto importante, ecco perché non vi dovete fare condizionare dalla mente razionale, no? E ogni giorno, per 7 giorni consecutivi, fate queste 3 domande. Allora, come si presenta oggi questa presenza? Cioè, dopo averlo fatto adesso insieme, domani fatelo di nuovo e chiedetevi: come si presenta a me oggi questa presenza? Non come mi sento io, ma come si presenta oggi a me. Poi, seconda domanda: quale emozione mi sta facendo vivere oggi? Cioè, l'emozione può cambiare ed è perfetto così. Poi la terza domanda: quale piccolo gesto desidera compiere oggi attraverso di me questa presenza? Perché anche il gesto potrebbe cambiare, cioè non deve essere per forza sempre lo stesso. L'unica cosa costante è la fedeltà all'incontro. D'accordo? Quindi, diario dei 7 giorni, ogni giorno scriviamo queste 3 domande. Come si presenta la presenza oggi? Seconda domanda: quale emozione mi dona oggi? Terza: quale gesto desidera compiere attraverso di me?
E così lo fai il secondo giorno sempre le stesse domande, terzo giorno sempre le stesse, quarto giorno sempre le stesse e così via per 7 giorni. Alla fine del settimo giorno chiediti questo: che cosa ho imparato da questo incontro? E lo scrivi sul quaderno. Quale parte di me si è risvegliata? Terza domanda: come desidero continuare a camminare con questa presenza? Questa presenza, questa immagine, questa dea, quello che hai visto, ripeto, può essere tenerezza, può essere malinconia, può essere forza, vulnerabilità, può essere silenzio, è sempre lei, ma si manifesta in modi diversi, quindi non cercate un significato razionale neppure definitivo, perché gli dei non sono definizioni, sono relazioni. L'immagine è il corpo dell'anima tua, l'emozione è la sua voce e la voce cambia ogni giorno, ok? Poi alla fine dei 7 giorni ti chiedo questo: se tu senti che il ciclo è concluso, lo devi sentire, non me lo devi chiedere, lo devi sentire, sei tu il tuo maestro. Qua stiamo attivando la sciamano, lo sciamano, la veggente che è in te. Se senti che il ciclo è concluso, allora brucia il foglio al lume di una candela, poi la cenere la metti nella terra, ok? Brucialo in sicurezza, eh? Quindi mentre lo bruci dici: ti ringrazio, ti ho riconosciuto, ti restituisco alla vita. Poi, se senti invece che questo seme deve continuare a crescere, allora sotterra il foglietto. Il foglietto, infatti, potete scriverlo sia sul quaderno rituale che su dei foglietti. Potete scrivere il foglietto finale del settimo giorno, è quello di cui sto parlando, ok? Abbiate sempre dei foglietti e il quaderno rituale. Quindi se senti che il seme deve continuare a crescere, sotterralo o in un vaso o nella terra, dicendo: ti lascio fiorire, ti lascio fiorire. Ricordatevi una cosa, gesti ripetuti ogni giorno diventano proprio la preghiera incarnata e la risposta e gli eventi che ti accadono in alleanza con il tuo destino, ok? Cioè stiamo facendo un rituale affinché le nostre intenzioni e obiettivi siano allineati alla volontà cosmica, alla necessità cosmica e possano fluire indisturbati nella nostra magnifica realizzazione. Cioè stiamo imparando a diventare una dimora ospitale e fertile per gli dei. Mi spiego? Quindi non abbiamo risolto un problema, abbiamo iniziato una relazione. E questo è l'unico modo per realizzare tutti i vostri più grandi obiettivi. D'accordo? Ok. Fatta questa premessa, comunque, se avete delle domande scrivetemele sotto al video e così vi rispondo, va bene? Quindi, ragazze mie e ragazzi, è stato meraviglioso, stupendo, mi raccomando, per 7 giorni, e nei gesti siate creative, siate creativi. Non ci ho fatto male, ho fatto bene, quello che diviene è perfetto, va bene? Comunque, per qualsiasi cosa, anche se magari mi sono dimenticata qualcosa, te lo scrivo sotto. Voi scrivetemi i vostri feedback, anche quello che desiderate chiedermi e ci parliamo, va bene? Quindi, portale 2026 luglio all'insegna della nostra più grande creazione. Detto questo, concludo qua, ti abbraccio forte forte, noi ci sentiamo e ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua! Ed eccoci qua, ragazze e miei ragazzi, per continuare la relazione con la vostra presenza. Questa è la visualizzazione pratica rito da fare dal secondo al settimo giorno. Gli dei non si incontrano una sola volta, si frequentano, si ascoltano e si imparano ad abitare. Quindi lasciate che la presenza ritorni. Accendete la vostra candela, che serve a ricordarti che questa presenza esiste già. Poi chiudi gli occhi, ascolta il tuo respiro spontaneo. L'aria entra
ed esce dal naso, dai cancelli del respiro. Ora lascia che la presenza ritorni, non cercare di ricostruirla, non forzarla, lascia che sia lei a venirti incontro. Ora porta la tua mente lungo questo sentiero. Dentro di te pronuncia la presenza. Ti riconosco, ti accolgo, ti benedico. Cammina con me. Aiutami a incarnare la mia missione. Continua a seguire lungo questo sentiero, dentro di te. Chiedi alla presenza: come desideri mostrarti a me oggi? E aspetta che si mostri. Continua chiedendole: quale emozione desideri farmi vivere oggi? E aspetta che si mostri. Ora chiedile: quale piccolo gesto desideri compiere oggi attraverso di me? E aspetta che si mostri. Può essere anche un gesto simbolico, piccolissimo, un dono, un fiore, un abbraccio. Lascia che tu venga ispirata, ispirato. Adesso riapri gli occhi, prendi il tuo quaderno rituale e scrivi. Tutto quello che ti viene, in merito alle 3 domande o qualsiasi cosa ti viene, in merito al gesto. Un gesto lo puoi fare verso qualcuno, verso qualcosa, verso la natura, verso una persona, in onore di questa presenza, di questa emozione, perché è come se tu lo stessi facendo per lei, per l'emozione, per l'immagine, per la presenza. Lasciati ispirare, sii creativa, sii creativo. Attiva la sciamana, lo sciamano che è in te. Puoi
puoi continuare a elaborare il tuo scritto anche dopo. E adesso ti chiedo di mettere le mani giunte in preghiera davanti al torace e di dire: ti benedico, ti amo, ho fede in te. Abbiamo concluso il rito e io voglio anche dirti che non cercare di avere un'esperienza più bella del giorno precedente, migliore. State coltivando una relazione. Per esempio, se un giorno arriva il silenzio, accoglietelo. Se un giorno arriva la gioia, accoglietela. Se un giorno arriva la tristezza, accoglietela. Non cercate l'esperienza migliore, peggiore, cercate la presenza. E detto questo, ragazze e miei ragazzi, io vi abbraccio forte forte e che tutti gli dei ti benedicano. Mua!